La sera del 5 ottobre 1980, a sud dell'autostrada State Route 146, due fratelli, tra cui uno ex agente di polizia in pensione, trovano il corpo di una donna vicino all'Arroyo Grande, a Henderson, nel Nevada. Il corpo rimase non identificato per quasi 40 anni. Ma chi è la vittima e cosa le è successo? Prima di iniziare vi ricordo che se vi va di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Detto questo, iniziamo subito. Siamo negli anni '80. Per le generazioni passate gli anni '80 sono stati gli anni della speranza. Tutto era possibile negli anni del capitalismo americano. La cultura anni '80 si basava sul consumismo sfrenato e sull'apparenza. La moda ha contraddistinto questi anni con il suo stile brioso e colorato. Film, musica e icone di style hanno contribuito a definire mode e comportamenti giovanili. Sono stati gli anni del personalismo, della cultura del corpo e del mito della bellezza perfetta. Ma anche gli anni '80 hanno un lato oscuro. Anni di paura, tra killer e serial killer. In quegli anni il Night Stalker Richard Ramirez terrorizzò Los Angeles e San Francisco in California. Jeffrey Dahmer a Milwaukee nel Wisconsin. Eppure da noi in Italia, Firenze e provincia, il mostro di Firenze. E tanti killer che ancora ad oggi non conosciamo nemmeno il nome, come nel caso di oggi. È la sera del 5 ottobre 1980. Due fratelli che guidavano in una strada sterrata a sud dell'autostrada State Road a Henderson, nel Nevada. Vicino a un arroyo, un corso d'acqua secco che si riempie e scorre temporaneamente o stagionalmente dopo piogge sufficienti, i due fratelli notarono qualcosa e quando si avvicinarono scoprirono il cadavere di una donna e chiamarono immediatamente la polizia. La polizia arrivò sul posto. Esaminano il cadavere. Il corpo appartiene a una donna giovane. Aveva diverse ferite sparse sulla parte superiore del corpo, sulla schiena e sulla testa. Il corpo della donna è stato trovato nudo a faccia in giù. Ispezionano l'area circostante, ma non viene trovato nulla, né oggetti personali o documenti utili per l'identificazione della donna. Non riuscendo a risalire alla sua identità per moltissimi anni, venne chiamata Arroyo Grande Jane Doe, proprio per il suo ritrovamento nella zona. Il nome Jane Doe o John Doe è un nome usato solitamente per indicare un uomo o una donna la cui identità è sconosciuta. Dal rapporto medico-legale risultò che il cadavere apparteneva a una ragazza adolescente o giovane bianca, di età compresa tra i 13 e i 25 anni. Probabilmente tra i 17 e i 18. I suoi capelli erano di un biondo castano naturale o rosso, lunghi fino alle spalle. Era alta 1,57 m su per giù e pesava tra i 44 e i 50 kg. I suoi occhi erano di color nocciolo blu. Aveva un piccolo tatuaggio a forma di S sulla parte interna dell'avambraccio destro, fatto con inchiostro blu, che sembrava essere stato fatto non molto prima della sua morte. Aveva una cicatrice da vaccinazione sul bicipite sinistro. Aveva uno spazio visibile tra due denti superiori destri. Aveva i buchi alle orecchie e le sue unghie erano dipinte d'argento. Aveva otturazioni dentali in alcuni dei suoi denti, a dimostrazione del fatto che ultimamente aveva visto un dentista. Era anche stata sottoposta a un'insolita procedura di sutura per raddrizzare i suoi denti che fa pensare che la ragazza non fosse povera. Il decesso è avvenuto il giorno prima del suo ritrovamento per un trauma cranico da corpo contundente, causato probabilmente da un martello, e varie ferite da arma da taglio a due punte alla schiena. Era stata aggredita sessualmente e mostrava lesioni al volto. Tanto fu violento l'attacco che perse un dente. Sono state prese le sue impronte digitali e quelle dentarie.
Diversi programmi televisivi hanno trasmesso le informazioni di Jane Doe, ma nessuno dei quali ha portato alla sua identificazione. Sono state create ricostruzioni facciali forensi per fornire una somiglianza di Jane Doe, che si sperava potessero consentire il riconoscimento da chi la conosceva. Ma passano gli anni e il caso si raffredda. Nel 2003 il corpo di Jane Doe viene riesumato. Prelevano il DNA per confrontarlo con quello di una ragazza scomparsa in California, ma il DNA non combaciava. Più di 20 persone nel corso degli anni sono state escluse come potenziali identità per Jane Doe. Nel giugno del 2015 il caso è stato ufficialmente riaperto. Una nuova immagine forense di Jane Doe ha sostituito quella precedente. Nel 2019 il campione di DNA di Jane Doe fu inviato ad Astrea Forensic a Santa Cruz, California, con la speranza, tramite genealogia forense, si riuscisse a risalire a qualcuno dei suoi parenti. La genealogia forense è una tecnica che usa il confronto di DNA, mira ad identificare ricostruendo l'albero genealogico del soggetto ignoto. Viene utilizzata, come in questo caso, per identificare una vittima di cui non si conosce l'identità o per risalire a un assassino, come nel caso del Golden Stalk Killer, di cui si ha solo il DNA. È confrontato con le persone che hanno inviato il proprio DNA per risalire alle proprie origini. Negli Stati Uniti è una pratica molto diffusa. I consumatori acquistano dei kit, tramite un tampone inviano il proprio DNA per scoprire le proprie origini, che poi viene conservato nel database. Grazie a questa tecnica, la Rio Grande Jane Doe il 2 dicembre 2021 viene identificata come Tammy Corinne Terrell, di 17 anni. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Polizia di Henderson, in una conferenza stampa. Tammy Corinne Terrell nacque il 4 luglio 1963 a Roswell, nel New Mexico. L'ultima volta che fu vista era il 28 settembre 1980, quando fu lasciata alla fiera dello Stato di Roswell. E quella stessa sera fu vista in un ristorante a Roswell con un uomo bianco e una donna, e forse intenzionati a dirigersi in California. Le indagini sul suo omicidio sono ancora in corso. Bene ragazzi, il video finisce qui. Se ci saranno aggiornamenti ve lo farò sapere. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi consiglio un altro video da far accaponare la pelle che vi lascio qui e io vi saluto. Alla prossima!